Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa applicazione, questa decorazione per borse. Io l'ho pensata da appendere a una borsa, ma volendo potrebbe essere anche una meravigliosa spilla. L'ho fatta in cotone, ma volendo si potrebbe fare in lana ed essere appunto una spilla da applicare a un bel cappotto. Fatemi sapere se l'idea vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se vi piace l'idea di fare dei charms o comunque delle decorazioni per le borse o chissà magari anche per un cappello, fatemelo sapere perché ho diverse idee in mente e se la cosa vi piace ne faremo degli altri. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho scelto di utilizzare il filato Catania. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati uncinetti da 2,5-3,5 e io ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Se volete utilizzare anche voi il filato Catania, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il Catania in molti colori, oppure in alternativa potete utilizzare il filato Luxor. In ogni caso trovate tutto nella descrizione del video. Ma per fare questo progetto, come dicevamo, possiamo utilizzare qualunque filato ci piaccia di più. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve solo una forbice, un ago da lana, un po' di ovatta e qualunque tipo di perlina vi piaccia di più. Iniziamo con la parte centrale del fiore, facciamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e in questo tipo di lavorazione chiudiamo tutti i giri con un punto bassissimo nel primo punto basso. Iniziamo tutti i giri con una catenella e cominciamo a lavorare sempre dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Portiamo davanti il filo dell'anello magico e tiriamo bene per chiudere. Nel giro 3 e nel giro 4 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 12 punti. Una catenella e un punto in ogni punto, sia nel giro 3 che nel giro 4. Completato il giro 4, tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. E questa volta mettiamo il lavoro sul rovescio, cioè lasciamo all'esterno il rovescio del lavoro. Ed ora lavoriamo il fiore. Prepariamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 8 punti bassi. Tiriamo il filo, chiudiamo il cerchio e anche in questo caso chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto. Ed ora vediamo la ripetizione che ripetiamo nel giro 2. Lavoriamo 8 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni catenella, quindi 7 punti bassi. Potete entrare nelle catenelle come volete, io vi consiglio di lavorare nel filo che c'è dietro alle catenelle.
e lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetiamo 8 catenelle, e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 7 punti bassi. Un punto bassissimo nel prossimo punto e ripetiamo questa ripetizione in totale per 8 volte. Lavorate le 8 ripetizioni, non chiudiamo il giro e iniziamo direttamente il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo intorno alle catenelle che abbiamo lavorato nel giro precedente e nei punti bassi. Iniziamo a lavorare dalla prima catenella della prossima ripetizione, questa. E qui lavoriamo un punto bassissimo. Un punto bassissimo nel prossimo punto, 2 punti bassi, due mezzi punti alti, e 2 mezzi punti alti nell'ultimo punto. Tre catenelle e un punto bassissimo nella catenella che c'è qui su, quella che abbiamo usato per girare il lavoro e lavorare poi il primo punto basso. Un punto bassissimo, 3 catenelle e iniziamo a lavorare sui punti bassi. 2 mezzi punti alti nel primo punto, 2 mezzi punti alti, uno in ogni punto, 2 punti bassi e 2 punti bassissimi. E questa è la ripetizione che ripetiamo per ogni petalo. Quindi adesso passiamo direttamente al prossimo petalo, alle catenelle del prossimo petalo. Abbiamo 7 catenelle, la catenella in testa qui su e 7 punti bassi, e in questi punti lavoriamo 2 punti bassissimi, 2 punti bassi, 2 mezzi punti alti, 2 mezzi punti alti nell'ultimo punto, 3 catenelle, un punto bassissimo nella catenella che c'è in testa qui, 3 catenelle, 2 mezzi punti alti in un punto, 2 mezzi punti alti, 2 punti bassi e 2 punti bassissimi, e ripetiamo così per tutti i petali, quindi in totale per 8 volte. Completiamo anche l'ultimo petalo e chiudiamo il giro lavorando un punto bassissimo nel primo punto bassissimo del primo petalo e tagliamo il filo un po' lungo. Nascondiamo le codine di filo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Riempiamo il centro del fiore con un po' di ovatta. E cuciamo il centro del fiore al fiore.
E una volta cucito tutto intorno, nascondiamo il filo facendolo entrare e uscire dai fori della lavorazione. E tagliamo. E questo è il risultato. Per le perle facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Questa volta lavoriamo a spirale e quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 e nel giro 5 lavoriamo 15 punti bassi, un punto in ogni punto. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi, e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo il lavoro con un po' di ovatta e lavoriamo l'ultimo giro. La ripetizione è un punto basso, una diminuzione, e ripetiamo un punto basso, una diminuzione per tutto il giro. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna di tutti i punti che rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Fissiamo passando ancora tramite i punti e nascondiamo il filo all'interno della sfera. Per la sfera piccola lo schema è molto simile a quello grande, quindi non vi mostro i giri passo passo, vi scrivo lo schema qui di lato. Con il verde facciamo un nodino iniziale, lavoriamo 11 catenelle, e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto, nel primo punto lavoriamo 2 punti bassi, poi lavoriamo 8 punti bassi, un punto in ogni punto, e nell'ultima catenella lavoriamo 3 punti bassi. Ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle un punto in ogni punto per 9 volte, 9 punti bassi. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto.
una catenella, 2 punti bassi nel primo punto, due punti bassi anche nel prossimo punto, ed ora vediamo come fare la foglia. Lavoriamo 7 catenelle, e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 5 punti bassissimi. E ci rimane una catenella libera. Lavoriamo una catenella e poi altre 5 catenelle. E iniziando sempre dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 4 punti bassissimi. E anche qui ci rimane una catenella. Una catenella, 4 catenelle, e iniziando dalla seconda lavoriamo 3 punti bassissimi. Una catenella, 3 catenelle, e iniziando dalla seconda lavoriamo 2 punti bassissimi. Tre catenelle, 2 punti bassissimi, tre catenelle, 2 punti bassissimi, ed ora lavoriamo un punto bassissimo per collegare questo rametto a questo. Entriamo in questo filo e in questo, così, e lavoriamo un punto bassissimo. E questa è la punta della foglia. E adesso lavoriamo a ritroso. Un punto bassissimo nella prossima catenella, 4 catenelle, 3 punti bassissimi, e colleghiamo il rametto corrispondente con un punto bassissimo, un punto bassissimo nella prossima catenella, 5 catenelle, 4 punti bassissimi, colleghiamo il rametto corrispondente con un punto bassissimo, un punto bassissimo nella prossima catenella, 6 catenelle, 5 punti bassissimi. Colleghiamo il rametto corrispondente e lavoriamo un punto bassissimo nella prossima catenella. E questa è la sequenza di punti che lavoriamo ogni volta che vogliamo lavorare una foglia intorno al giro di punti che stiamo lavorando.
Lavoriamo un punto bassissimo anche sul punto basso di base, entrando in questo modo, e ricominciamo a lavorare sul giro di base, lavorando 8 punti bassi, un punto in ogni punto. Nel prossimo punto lavoriamo un aumento di punti bassi, 2 punti bassi. E qui lavoriamo un'altra foglia, ripetendo lo schema che abbiamo visto insieme. Un punto bassissimo nel punto basso alla base, un aumento nel prossimo punto, e qui lavoriamo un'altra foglia. Poi lavoriamo un altro aumento nel punto successivo, 8 punti bassi, un aumento nell'ultimo punto e dopo l'ultimo punto lavoriamo un'altra foglia e chiudiamo il giro con un punto bassissimo. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E questo è quello che otteniamo. Di queste foglie all'interno del giro 2 potete farne quante volete nella posizione che preferite. Ed ora non ci resta che assemblare il tutto. Con degli spilli fissiamo i fiori alla base nella posizione che preferiamo e con qualche punto cuciamo. Se volete potete cucire anche i petali tra loro e le foglie nella posizione che preferite, io penso che li lascerò liberi. Prepariamo una catenella lunga quanto vogliamo, io per esempio ho lavorato 4 catenelle ed agganciamo alla base nel punto che preferiamo, con un punto bassissimo. Lavoriamo un punto bassissimo nel punto successivo e facciamo un'altra catenella. Io lavoro 6 catenelle. Una, 2, 3, 4, 5, 6 e tagliamo il filo un po' lungo. E queste righe di catenelle le usiamo per montare le perle. Infiliamo il filo in un ago senza punta e passiamo tramite l'anello magico. Passiamo il filo dentro e fuori dalla perla per fissarlo. E alla fine lo facciamo uscire dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire il filo della perla. Annodiamo tra loro questi due fili e li nascondiamo all'interno della perla.
Nello stesso modo possiamo aggiungere perline di qualunque materiale. Per appendere la composizione ci sono vari metodi, io vi do il più semplice. Possiamo fare una riga di catenelle, io ho fatto 60 catenelle e le cuciamo dietro nella posizione che preferiamo. Con l'occasione ho fissato un po' anche questa foglia in modo che stia nella posizione che voglio io. Per agganciare l'asola alla borsa, supponendo che questo sia il manico della borsa, basta passare l'asola, passare dentro tutta la composizione e tirare, e in questo modo appendiamo la composizione alla borsa. Oppure potete aggiungere una catenella e mettere un moschettone, oppure se preferite potete utilizzarla come spilla e aggiungere uno spillone qui dietro. E anche per oggi abbiamo terminato. Come sempre vi devo dire che a me il risultato piace tantissimo, ma aspetto di sapere cosa ne pensate voi. Scrivetelo in un bel messaggio qui sotto il video. E se rifate questa spilla, mi raccomando, come sempre, condividete le vostre foto con me, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate i link nella descrizione del video. Io vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo il lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!